Negli ultimi 10 giorni ho passato praticamente metà della mia vita in pista ed è per questo che quest'oggi vi racconterò tutto ciò che ho fatto in un weekly vlog. Ho fatto un sacco di roba, voglio farvi vedere il più possibile, quindi andremo velocissimi quest'oggi. Quindi non perdiamo altro tempo e partiamo direttamente dal lunedì, giorno in cui mi sono svegliato abbastanza presto per dirigermi al South Garda Karting di Lonato. Tuttavia però questa volta ho dovuto fare una tappa intermedia perché mi sono diretto a Bergamo con la Panda Mobile per recuperare un ospite molto particolare. E se mi seguite su Instagram saprete già di chi sto parlando, perché questo lunedì 13 settembre 2021 ho accompagnato Edoardo Iannone nella sua prima volta sul KZ. E ovviamente lui ha raccontato questa giornata in modo molto più approfondito sul suo canale, quindi mi raccomando, se non avete ancora visto il suo video vi lascio il link al suo canale qui sotto in descrizione. Comunque, dopo circa una mezz'ora di ritardo data da treni, traffico e le varie maledizioni del centro Bergamo, finalmente sono riuscito a recuperarlo e siamo arrivati, dopo un po', al South Garda Karting di Lonato. Quindi abbiamo preparato entrambi i kart, ci siamo cambiati e finalmente eravamo pronti ad entrare. Vi spiegherò prima magari un po' le cose a cui stare più attenti per la prima volta che si prova un KZ, quindi sia il comportamento in pista, sia chiaramente i comandi, eccetera eccetera, e poi entreremo, faremo i primi giri insieme, così ci prende un po' la mano. E così è stato. Quindi siamo entrati, abbiamo fatto anche un bel po' di giri e ci siamo divertiti un sacco. E chiaramente lui, venendo dalle moto, aveva già una base abbastanza buona, quindi gli ho spiegato un po' e dopo il primo turno comunque aveva già preso la mano con il mezzo. Poi magari gli davo qualche indicazione a fine turno sulle traiettorie o sulla guida per essere più puliti possibile. Ma del resto è andato tutto molto bene, quindi tanta roba. Tra l'altro non ve l'ho ancora fatto vedere, ma in questa giornata ho costruito un setup da kart vlogger praticamente, con il microfono interno al casco, e quindi sono riuscito anche a dire un paio di cazzate mentre entravo. Va bene, proviamo anche questo, insomma. Vediamo un po' le differenze, anche se qui i pedali sono un pochino indietro, mi sa. Troppo indietro, non ce la fai a fare così. Ma no, riesco, quando vuoi. Sì. Cazzo, abbiamo anche la videocamerina davanti. Ah, che figata. E qui per l'appunto ho rubato il kart al buon vecchio di Ianno con la sua GoPro ancora montata, e quindi mi sono fatto anche una piccola ripresa con la doppia inquadratura. Ma non ve la faccio vedere qui perché se non l'avete già visto l'ho già pubblicata sul mio profilo Instagram. Se non mi seguite ancora, chiaramente andate a farlo. @DadoCuj, mi raccomando, vi aspetto. E dopo i nostri turni, alla conclusione della giornata, siamo tornati a casa abbastanza soddisfatti e divertiti. E però, come detto, se la volete vedere un pochino più in dettaglio, andate a vedere il video sul canale di Edoardo. In ogni caso, torniamo a noi e continuiamo con questa settimana, passando al giorno successivo, in cui ci troviamo in una pista molto diversa dal solito, nonché il South Garda Karting di Lonato, ancora per girare in KZ, però stavolta con una giornata ben più intensa e seria di allenamento, in vista anche di una competizione imminente in questa pista, di cui però vi parlerò nel prossimo video. Lo tiro fuori? Yeah. Good morning. South Garda Karting, martedì 14 settembre, spingiamo il birellino verso l'ingresso pista. Qua stanno allestendo tutto per la VSK Open Cup che ci sarà questo weekend. Si sta popolando tutto il paddock di tendoni dei team, c'è pieno di trapani, mazzette e punte, e noi invece siamo qui per divertirci, insomma. Tutto pronto, solito KZR1, solito Birel S12, carichi a bestia, primo turno della mattina, andiamo a vedere cosa combiniamo, dai. Qua c'è un assembramento di telai. Prossima volta entro col muletto magari. Number 14, Davide Cugini, ready to go in his position. Ladies and gentlemen, turn on the engines. Sì, scusatemi il fiatone, ma mentre registravo avevo il microfono in bocca praticamente, e poi col casco addosso non è che si respiri chissà quanto, quindi vabbè. E comunque, tralasciamo un attimo le cazzate, come sempre abbassiamoci la visiera, concentriamoci e spariamoci un giro con il secondo telaio in quel di Lonato.
facendo i miei giri ed essendo che la pista quel giorno era praticamente vuota non avevo dei riferimenti. Comunque con delle MG gialle usate ho girato in 46,4, che non è male, e quindi torno a casa stanco ma soddisfatto ancora da questa giornata su via. E ora vorrei raccontarvi il resto della settimana, ma è stato molto monotono, nel senso che da mercoledì a sabato ho praticamente rivissuto la stessa routine in ciclo. E quindi per descrivervi un po' quello che ho fatto ho deciso di realizzare una sorta di day in my life, racchiudendo diciamo le cose che ho fatto di solito in questi giorni. Andrò velocissimo, cercherò di fare il tutto nel minor tempo possibile, se no non finiamo più. Allora, il giorno tipico inizia di mattina, quando di solito mi sveglio, per poi alzarmi dal letto, infilarmi qualche vestito e uscire dalla mia stanza, così da poter fare le cose della mattina, quindi colazione, denti, faccia, insomma, avete capito. Poi posso finalmente tornare al mio bunker segreto per accendere il computer, mettermi alla scrivania e iniziare a fare qualcosa. Quindi mi metto a fare cose, a scrivere mail, a cliccare con il mouse e a tappare sulla tastiera, fino a un momento in cui, a un certo punto della mattina, la fame supera la voglia di lavorare e quindi vado a preparare il pranzo. Da bravo chef metto una pentola d'acqua sul gas, lo accendo e no scherzo, il resto lo faccio fare alla mamma che mi guarda male quando la riprendo. Poi successivamente al pranzo mi prendo una piccola pausa di cazzeggio da circa una mezz'oretta e poi si torna ad editare per tutto il pomeriggio. E questa era sì un'iperbole, ma non ci va nemmeno così lontano, perché l'editing mi prende davvero tanto tempo ultimamente. Quindi solita storia, mi metto le cuffie, prendo il mouse, apro Premiere e inizio ad editare fino a tardo pomeriggio. E fun fact, qui stavo editando il video con la doppia inquadratura di cui vi parlavo prima. Poi quando sono soddisfatto esporto, carico, pubblico e finalmente posso andare a vedere la luce del sole nella parte finale del pomeriggio, periodo in cui mi alleno o vado a correre insomma. Dopodiché chiaramente mi faccio una doccia e la sera, quando ho tempo, me la prendo per fare un po' ciò che mi pare, quindi esco a vedere gente, a fare cose o a mangiare cibo, ecco. E infine, in un modo o nell'altro, magicamente verso mezzanotte mi ritrovo sempre nel letto e abbastanza stanco, chiudo gli occhi e il ciclo rinizia. Questo nella metà noiosa della settimana che non riguarda la pista. Ma tranquilli, non è finita qui, perché martedì vi parlavo della VSK Open Cup e domenica siamo andati a vederla. Quindi tanto per cambiare ci troviamo al South Garda Karting di Lonato, in una giornata con un meteo un po' più ostile per i piloti e per gli spettatori, quali sono io in questa giornata. Tra l'altro quest'oggi non sono da solo perché con me c'è la mia cameraman che a un certo punto mi ha fatto anche un'intervista abbastanza ventosa. Adesso farò un'intervista, dici come ti senti? Allora buongiorno, sì siamo al South Garda Karting di Lonato. Fa un pochino fresco anche se finalmente ha smesso di piovere, non si sentirà nulla tanto perché c'è il vento e dei cori. Guardate che posa da fashion blogger fortissimo. Tra l'altro saluto la signora al mio fianco che mi stava imitando. Fan numero 1, saluti, grazie mille. E comunque, a parte le cazzate, devo dire che andare a vedere una gara abbastanza importante come questa da spettatore è sì diverso ma abbastanza figo. Questo perché ho avuto l'occasione di vedere l'organizzazione che sta dietro appunto a queste competizioni di un livello un po' più alto. Quindi chiaramente ho visto i vari team con le loro tende giganti che occupano tutto il paddock e oltre a questo ho notato anche una bella iniziativa della pista con il negozio MP Kart Shop che ha allestito una sorta di piccolo punto vendita chiamato Race Service, in cui vendevano accessori come guanti, scarpe, paracostole, prodotti vari e c'erano anche in esposizione tipo caschi, carrellini e più o meno di tutto. Questo è esattamente il mio carrellino. E tra l'altro saluto Mamo che conoscerete già, che personalizza questi carrellini e altri prodotti in modo molto figo. E chiaramente oltre a questo ho avuto la possibilità di vedere i piloti in azione, però da un punto di vista esterno stavolta. E vedere dall'esterno quella sensazione da pregriglia, l'ansietta che sale, i kart che vengono spinti verso la griglia di partenza. E devo dire che è davvero una figata, soprattutto quando inizi a capire cosa si prova ad essere al loro posto. Ma soprattutto c'è una cosa che mi ha stupito davvero molto quest'oggi, ossia semplicemente i bambini. Io davvero non capisco come degli esseri umani così piccoli siano in grado di andare a delle velocità così alte in pista con una qualsiasi condizione, che ci sia sole, pioggia, umido, bagnato, non gliene frega niente, loro volano, davvero. E tra l'altro ho avuto anche la possibilità di conoscerne uno da vicino, un po' più piccolino di quelli che stavano gareggiando, di nome David Moscardi, che a soli 7 anni vi garantisco che sta volando. Vi dirò che l'ho conosciuto la settimana precedente a quella di cui vi sto parlando, in un'altra giornata in KZ con Sasha, e anche quella è una giornata davvero bomba e ne parlerà in un suo video sul suo canale che tutti ormai conoscerete, Anima, raccontando appunto tutto ciò che è successo e sarà una figata, quindi non perdetevelo. E comunque a questo ragazzino sono riuscito anche a rubare un paio di onboard mettendogli una videocamera in testa e davvero è impressionante il modo in cui lancia il kart nelle curve a delle velocità davvero molto alte, soprattutto pensando che sia anche così piccolo mi ha stupito. E comunque questo David un giorno voglio presentarvelo perché nonostante sia piccolo davvero è un grande, quindi aspettatevi un video con lui in futuro. E tra l'altro
l'altro colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare suo padre Angelo per il grande aiuto e per aver reso possibile la giornata con Sasha e quella con Edoardo. E comunque sì, tantissima roba ai piccolini, ma tornando sugli spalti chiaramente non potevo perdermi la partenza della finale KZ2. Vedere la fase iniziale della gara in cui ci si avvicina alla griglia, i semafori si accendono, i motori si alzano e poi si parte in modo così aggressivo e combattuto, come anche il resto dei primissimi giri, è davvero una figata. Soprattutto perché vivendolo in prima persona so davvero cosa si prova in quel momento e vederlo dall'esterno comunque è lo stesso una grande emozione. E tra l'altro vi dirò che è un po' un caso che io sia uno spettatore nelle gare di kart, perché appunto di solito gareggio. Però vi dico solo che non sarà l'ultima volta in cui assumerò questo ruolo in una gara, perché mi sto organizzando un po' per rubare magari qualche piccolo segreto e informazione sotto quei team più importanti appunto in queste competizioni internazionali. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati perché stanno per arrivare dei contenuti davvero bomba. E a dire il vero, per questa settimana ormai è tutto, perché in questi minuti di video ormai ho sintetizzato praticamente tutto quello che ho fatto in questa settimana, e perciò mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento e in tal caso, come sempre, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i miei futuri video. Restate sintonizzati perché molto presto tornerò con un nuovo video in cui vi parlerò della prossima gara, che è davvero molto vicina e tostissima, e quindi nulla, ritengo che per oggi sia tutto e noi ci rivediamo alla prossima.